e benvenuti nel regno di casa. Questo è il mio primo video. Ho pensato, da mamma di 6 figli, sì, ho 6 figli, non spaventatevi, di condividere con voi la mia vita di casa e darvi suggerimenti semplici, veloci, ma di grande effetto. Di cosa vi parlo oggi? Ta-da! Questa è la pentola a pressione multifunzione che ho comprato alla Lidl. Allora, diciamo che mia mamma mi ha sempre detto: usa la pentola a pressione per fare le carni, per fare i risotti, fai molto prima e anche la carne ti viene più tenera. Io mi sono sempre immaginata scene apocalittiche dove esplodeva la pentola a pressione e bubucava il soffitto. Di conseguenza non l'ho mai voluta usare, ma da cliente ossessiva compulsiva della Lidl mi è capitata sta offerta. Normalmente costa 69 euro, io l'ho trovata a 49. Come rinunciare all'offerta? No. Dunque, voi direte, a cosa serve? C'è un mondo dietro questa pentola, c'è un mondo. E qui parliamo proprio di come risolvervi la vita e rendere le cose più facili. Infatti, da quando ho imparato a fare il risotto con questa, il risotto è diventata la mia passione. Non voglio annoiarvi elencandovi adesso tutte le funzioni senza farvi vedere poi praticamente quello che si può fare. Preferisco farvi vedere delle ricette che io faccio con questa pentola a pressione multifunzione. Oggi partiamo col risotto perché è la cosa più noiosa da fare per noi che abbiamo tante cose da fare in casa, avanti e indietro, e stai a girare, stai a fare. No, qua mettete tutto dentro e fa da sola. Siamo pronti a iniziare a cucinare il nostro risotto. Questa mia adorata pentola a pressione funziona in questo modo. Come vedete adesso è accesa e vedete nel display che c'è scritto off. Ha il suo coperchio, ha un sacco di sistemi di sicurezza per la quale non rischiate che possa saltare in aria, come vi ho detto prima. Mi fa stare molto tranquilla questa pentola. Ci sono anche di diverse marche, la marca più conosciuta è la Instant Pot, che va tantissimo in America. Ha il suo coperchio che si apre pigiando, come si dice in Toscana, il pulsante rosso e girando, e all'interno ha un contenitore in acciaio che è lavabile a mano e anche lavastoviglie, quindi comodissimo. Vi faccio vedere anche da qui quanto è bello capiente. Cosa facciamo noi? Andiamo semplicemente a mettere tutti i nostri ingredienti all'interno della pentola a pressione e questa lavorerà per noi. Veniamo al dunque. Oggi vi faccio vedere la funzione riso. Qui, come potrete leggere, spero non sia troppo lontano, avete diverse funzioni. Quindi avete pollame, pesce, vapore perché fa delle patate, delle verdure al vapore che poi vi farò vedere. E tutte diverse funzioni. Ma oggi vediamo il riso. Quindi, per fare il mio riso, io ho la mia ricetta. Per fare il risotto di mare potete usare quello che vi pare. Io oggi sono andata al mercato, ho visto cosa c'era in offerta e quello ho comprato. Quindi, nel mio risotto di mare di oggi troverete le mazzancolle, i pomodorini piccoli che possono essere pachino o ciliegino, degli scampi, delle cozze, mi raccomando, quando le aprite tenete la loro acqua che perché ci servirà, dei totani, prezzemolo, aglio e il mio ingrediente segreto, la buccia di limone. Ovviamente c'è da fare anche un brodo di pesce con i pesci più economici che trovate per far cuocere il riso. Questo è il metodo un pochino più complicato e un pochino più lungo per fare il nostro risotto. Se non avete tempo potete comprare al supermercato il sugo allo scoglio oppure la zuppa di pesce, mettete tutto surgelato dentro e vi verrà un risotto perfetto comunque. Allora partiamo. Eccoci qua. Apriamo la nostra pentola e iniziamo a cucinare. Serve per prima cosa l'olio extravergine di oliva. Andremo a mettere una quantità abbastanza generosa perché dobbiamo soffriggere. Quindi mettiamo un po' di olio extravergine di oliva. Seconda cosa, spicchio d'aglio. Io l'ho diviso a metà perché così dà più gusto, ci piacciono i sapori forti a casa.
Dopodiché cosa facciamo? Mettiamo tutte insieme dentro, quindi le nostre cozze con l'acqua, i nostri scampi, i totani, le mazzancolle, pomodorini, il mio ingrediente segreto che sono piccole scorzette di buccia di limone. Vedrete che daranno al risotto un gusto, non so, agrumato che vi dà freschezza in questo risotto. Quindi andiamo a inserire anche queste. Ecco qua. Adesso dobbiamo azionare la nostra pentola con il tasto che trovate qui, scottare, saltare. Diamo l'avvio, che è questo tasto che vedete qua lateralmente, e sta partendo la nostra pentola a scottare e saltare. Prendiamo un bel mestolo e, come se fosse una pentola normale, andiamo a girare e a far saltare e scottare tutti i nostri ingredienti. Che profumo! Adesso è arrivato il momento di inserire gli altri ingredienti. Faccio sfumare con veramente pochissimo vino. Io questo non lo metterò neanche tutto, perché abbiamo già l'acqua rilasciata dai pesci e comunque anche l'acqua delle cozze. Quindi facciamo proprio un'idea di vino bianco. Giriamo, facciamo sfumare per bene. Adesso andiamo a inserire il riso. Io amo questo riso, curti riso, perché lo trovo un riso che trattiene molto i sapori, quindi mi piace tantissimo, e anche come cottura è veramente ottimo, tiene bene la cottura. Per prepararlo è semplicissimo, dovete ricordare questa regola: per un bicchiere, prendiamo un bicchiere qualsiasi, per un bicchiere di riso ce ne vanno 2 di liquido, cosa importantissima. Quindi per 2 persone che mangiano tanto come me e mio marito ci vanno 2 bicchieri di riso pieni. Quindi andiamo con il primo bicchiere di riso, secondo bicchiere di riso, ecco qua, e adesso aggiungiamo la parte del liquido. Il mio brodo di pesce fatto con i pesci più economici che ho potuto trovare, semplicemente fatti bollire, aggiunto un po' di sale, non esagerate col sale, perché avendo messo l'acqua delle cozze che già è salata di suo, bisogna essere un po' attenti, quindi fate un brodo di pesce non troppo salato, e quindi dobbiamo mettere il doppio di liquido. Se ho messo 2 di riso, metterò 2 di liquido. 1, 2, 3 e 4. Sempre il doppio della dose di riso che andate a inserire. Eccoci qua. Giriamo il tutto in modo che sia tutto ben amalgamato. Ecco qua, perfetto. E adesso chiudiamo. Eccoci qua. Andiamo a chiudere la nostra pentola. Scusate perché a rovescio ho difficoltà a vedere. Ecco qua, la nostra pentola è chiusa. Adesso noi cosa dobbiamo fare? Annullare la funzione scottare e saltare. Il tasto di annullo è questo, ok? Ritorniamo su off, andiamo a inserire la funzione riso, che è qua, come vedete 8 minuti. Il calcolo giusto è questo per il riso. Qua il riso nella pentola a pressione impiega sempre la metà di ciò che c'è scritto nella scatola. Nella scatola sono indicati 15 minuti, quindi con 8 minuti avrò il mio riso ben cotto. Ho la possibilità di diminuire il tempo. Vedete qua che c'è scritto ore e minuti? Quindi noi andiamo a diminuire a 7 minuti. A 7 minuti possiamo aprirlo, verificare com'è e possiamo anche mantecare alla fine, sempre con il nostro tasto scottare e saltare. Eccoci qua, siamo pronti. Avvio.
nostra pentola lavora per noi. Quindi, ho 7 minuti di tempo? Vado a farmi un aperitivo. Ci vediamo dopo. La sentite? Ci sta avvisando che ha finito di lavorare per noi. La pentola in automatico si aziona su tenere caldo, scaldare, in modo che se noi il nostro aperitivo è durato un po' troppo o stiamo facendo altro, comunque tiene in caldo. Ma tenere in caldo non significa che sta continuando a cucinare, quindi il vostro riso non si rovinerà. Pronti? Apriamo? Vediamo com'è? Per aprire la pentola, siccome una pentola è estremamente sicura, va eliminato il vapore. Quindi azioniamo la valvola che sta qui e facciamo uscire tutto il vapore. Ale! Finché tutto il vapore non è uscito, non avrete possibilità di aprire la pentola. Ecco qua. Non potete immaginare il profumo che si sente già dal vapore che esce. C'è la casa che ha profumo di mare. Adesso vediamo come è venuto fuori il nostro risotto. Vediamo. Se avete fretta e volete svuotare la valvola del vapore più velocemente, potete anche tenerla premuta più a fondo, così fa più veloce. Cosa importante, non toccate mai la parte superiore della pentola con le mani, perché è molto calda, quindi toccate sempre le parti in plastica. Infatti mio marito l'ha toccata e si è ostinata una mano, piccolo particolare. Eccoci qua, ci siamo quasi, Schiacciamo il bottone rosso, giriamo il coperchio e vediamo come è venuto il nostro risotto. Ecco qua, una meraviglia. Giriamo. Non toccate, vedete, mi stavo già bruciando io, non toccate mai i bordi perché sono veramente, veramente caldi. Ah, che profumo, che profumo! Adesso avevo lasciato da parte e fatto aprire appena in padella qualche cozza, uno scampo, un gambero, così per decorare il piatto. Non aspettatevi da me impiattamenti da chef, perché se io proponessi a mio marito una porzione di riso fatto con coppa pasta, probabilmente penserebbe che ce l'ho con lui o che voglio litigare, quindi ecco, noi diciamo che, come si può vedere, siamo golosi. Ecco qua, guardate che meraviglia. Eccoci, appoggiamo qua. Dopodiché possiamo mettere una spruzzata di prezzemolo fresco, una scorzetta di limone, così a mo' di decorazione. Mettiamo uno scampo, una cozza e un gambero. Guardate che bel piattino. Il nostro risotto è pronto! Ecco, è pronto il nostro risotto. Buona cena! Cosa vedrete la prossima volta? La prossima volta vi farò vedere con questa pentola faremo uno yogurt che i vostri bambini impazziranno. Se vi è piaciuto il regno di casa, iscrivetevi al canale. Restate con me. Ciao da Valli!